Lost in Paranormal è una webserie che abbiamo studiato appositamente per gli appassionati del paranormale. Si basa su una troupe che va a svolgere delle ricerche in ambito paranormale nei luoghi più infestati di tutta Italia, alla ricerca di entità, di spiriti, e per affermare che ci sia un qualcosa dopo la morte. Fatti vedere. Avanti. Da queste indagini mi aspetto tanto, però nello stesso tempo sappiamo anche che ci sono dei posti abbandonati che molte persone dicono che ci sono spiriti, ma che a volte non abbiamo trovato assolutissimamente nulla. Però nello stesso tempo speriamo di trovare comunque un qualcosa. Avere dei risultati è molto importante perché ci permettono di affermare che un luogo sia realmente infestato oppure no. Però vorrei anche ricordare una cosa, che anche non trovare attività paranormale è sempre un risultato. Avere dei risultati è importante perché molte persone dicono che questo campo sia un fake, e secondo me non è così, perché nel momento in cui entri in questo mondo tutto ciò che si diceva, nel senso, sono cavolate, sono stupidate, ma sulla mia pelle l'ho provato ed esistono veramente. Qualcosina lì ha toccato i capelli e in vari non ci sono. Ti ha toccato i capelli? Si proprio così. Un punto di forza di questa serie è sicuramente la genuinità e la spontaneità con cui giriamo e con cui vi portiamo i contenuti. Sorrido anche un po' perché molti canali si vedono delle cose veramente orribili, del tipo delle registrazioni di suoni, di ombre che gli stessi protagonisti fanno, ma noi cerchiamo sempre di portare la più purezza e la semplicità di tutto ciò che troviamo. Sinceramente spero che questa serie appassioni un bel po' di persone, scettici e non, perché in tutto c'è un minimo di verità. Essendo in un mondo, come dicevano i filosofi, abbiamo il bene e abbiamo il male, e noi stiamo cercando di capire se è il bene o se è il male in questi posti abbandonati. Spero che questa serie possa piacere sia agli appassionati del paranormale o sia alle persone che si stanno approcciando per la prima volta a questi video, perché sono tutti video reali e non ci sono montaggi e riportiamo semplicemente quello che troviamo e che catturiamo. L'obiettivo del Ghost Hunter è sicuramente quello di trovare maggior riscontri riguardo l'attività paranormale o meno di un luogo infestato. Non è sicuramente quello di scacciare entità o demoni. Lavorare con Fabio è pesantuccio. È divertente. Però nello stesso tempo è un bravo ragazzo, è uno che si impegna e crede in ciò che fa. Giocherellone, stressante, ma è giusto che sia così. Ovviamente per fare queste cose deve avere un po' di professionalità e quindi ovviamente deve esserci anche un filo di leggerezza, ma anche un filo di durezza, diciamo così. Come tipo da capo verso i dipendenti deve avere anche un momento di serietà. Lavorare con la mia troupe è una cosa fantastica. Alan e Andrea sono due persone fantastiche che si impegnano davvero molto e danno sempre il massimo in ogni indagine per cercare di portare i contenuti più belli e dare il meglio di questa serie, quindi sono fantastici. Grazie. Lavorare con la mia troupe è bello, divertente e alla fine abbiamo un po' la filosofia del picnic. Noi prendiamo, andiamo, mangiamo, ovviamente non deve mai mancare i beverage e i food, però nello stesso tempo ovviamente facciamo quel che facciamo e quindi dobbiamo avere un po' di professionalità, e appunto con la mia troupe mi trovo molto molto bene. Voi cosa andate a fare in giro? Ma noi andiamo in giro a esplorare, un po' come Dora l'esploratrice. Lavorare con la mia troupe è magnifico perché ridiamo, scherziamo, ci incazziamo anche a vicenda, però è molto bella. No, ormai me l'hai cazzato, lo lascio tornare. Che in una pornostar mi voglio trasformare.
È fondamentale avere una testimonianza prima dell'indagine, sia da persone che vivono nelle zone limitrofe della zona d'indagine, oppure di persone che hanno avuto esperienze all'interno del luogo d'indagine, perché la testimonianza è un qualcosa in più che viene trasmessa da una persona che ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza davvero molto intensa. Tu hai per caso avuto esperienze all'interno di questo edificio, di questa struttura? Sì, un giorno quando ero venuto qua con 2 miei amici è successo qualcosa. Più in fondo nel corridoio ho visto passare una figura nera veloce. Abbiamo scelto di indagare in luoghi abbandonati semplicemente per i permessi, perché non ci sono rotture di c***o. No, scherzo. Perché si dice che i luoghi abbandonati siano un bacino, un deposito di relax, di rilassamento per queste entità. Normalmente i luoghi abbandonati su cui indaghiamo sono molto tranquilli, luoghi molto pacifici, molto sereni, ma su alcuni sono state consumate delle morti violente e quindi può esserci ancora dell'energia residuale che rimane bloccata in quel determinato luogo. Quando si manifesta un'attività, l'emozione primaria è il batticuore. Il livello di suspense è molto alto perché il minimo rumore più forte del dovuto ti fa accapponare la pelle. Ho la tensione a 1000, il batticuore. Sale l'adrenalina e cerchi di stare con le orecchie belle aperte e gli occhi sbarrati per capire. Se quel rumore può essere dato da un qualcosa di fisico all'interno del luogo, oppure da un qualcosa di extracorporeo, quindi la tensione è veramente alle stelle. Come si è spento il rec? E adesso schermata nera, ho schiacciato la clip qua per il tastino per riattivare l'illuminazione e praticamente mi ha stoppato il rec e praticamente adesso dovrei iniziare un nuovo rec. Le attrezzature che abbiamo sono molto affidabili perché abbiamo un'attrezzatura partendo dalle telecamere che sono di ottima qualità e quindi grazie anche a quelle possiamo trovare e vedere cose che appunto ad occhio nudo non riusciamo proprio a rilevare. Praticamente avevo metà di schermo con un quadrato bianco, come se ci fosse una faccia qua davanti o l'elevamento di un volto. L'episodio più brutto che ho vissuto con la mia equipe, con lo staff, è stato dove eravamo? Luraschi. Luraschi è stata molto pesante. L'episodio più spaventoso che io ho provato è stato a Villa Pastore, a livello diciamo spirituale, perché lì c'era un qualcosa che non si voleva far vedere, sentire. E nello stesso tempo abbiamo sentito, a pieno inverno, piena campagna, senza casa attorno, un odore di zolfo che è insolito in un posto abbandonato in mezzo alla campagna. Abbiamo sentito anche i tacchi e abbiamo sentito anche gli zoccoli, tipo di un capretto. Ed era molto strano perché appunto il suolo, essendoci Non era una drag queen. Ah, non l'hai sentito? Non era entrato in cuffia. Poi abbiamo sentito anche il rumore di zoccoli ed era strano perché a pieno inverno il suolo era ovattato dalle foglie e marciscenza degli alberi e quindi non c'era neanche cemento o pavimenti per fare questo tipologia di suono e quindi ci ha inquietato molto. Ancora. Porca miseria. Io sono immobile. Non so se L'episodio più spaventoso che ho vissuto in realtà sono due che tengo allo stesso livello. Il primo è stato a Villa de Vecchi, quando si è acceso il sensore di movimento in autonomia, senza che ci fosse nessuno vicino al sensore. E poi sicuramente all'ex sanatorio Banti di Firenze. Lì è stata un'esperienza veramente molto intensa che è durata da quando ho messo piede all'interno fino a quando sono uscito. Da cameraman, l'obiettivo del Ghost Hunter è di stare perennemente con 100 occhi vigili a sentire i rumori e il minimo soffio trovare qualsiasi cosa, uno spirito o probabile magari un coniglio.
chi lo sa. Gli aspetti positivi di questa serie è che prima di tutto ci sono dei punti molto forti, la collaborazione di noi nella troupe e il secondo punto che portiamo cose veritiere che noi appunto guardiamo e osserviamo. Ok, mi piace perché Alan era fermo e noi usciamo dall'inquadratura e posso partire con una... Avete capito allora, no? La cosa. L'aspetto positivo di questa serie è la genuinità, è il riuscire a spaziare a 360 gradi su questa materia, vedere dei luoghi e dei posti che molte persone non hanno la fortuna di vedere e che riusciamo a trasmettervi con i nostri video. Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera per i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura?